Buonasera ragazzi, ciao e benvenuti a tutti. Ti stavo giusto per scrivere perché oggi siamo all'intervista, quindi all'intervistona, quindi finalmente stasera, eccolo qua che è già arrivato l'ospite, quindi già va già avanti a salutare. Abbiamo stasera Jack Leone Max. Ciao Oh, ragazzi, ciao a fi- tutti. finalmente c'è anche Jack qua da noi, Che finalmente. emozione, la mia prima intervista della mia vita, incredibile. Attenzione, no, la battuta sarà l'ultima, però non vorrei sembrare... No, no, no. Vabbè, dai, sarà l'ultimo, speriamo. No, no, forse no, devo dire il contrario, vero? No, no, Forse non si no. può dire sta roba. No, non si Può può dire. dire sta roba, vero? O no? Boh, non lo so, dipende. Dipende, No, non dipende. si può dire. No, oggi allora ti farò un po' di domande come ho fatto con gli altri per farti un po' conoscere, no? Ma certo, Allora, sei già pronto? Non te ne sei iscritti, vero? non ho neanche le domande, non ho le domande, non ho... Testimone lui che non mi ha mandato le domande, cioè, non le ho, non so nulla. Che bravo ospite, vedi, queste sono le cose belle di avere degli ospiti così, no? Che non c'è neanche bisogno. Allora, io direi già di partire, anche se cioè, si potrebbe anche aspettare gli altri, però, ragazzi, se non arrivano, io direi già di farti un po' questa domanda: come hai iniziato a streamare? Cioè, come hai iniziato un po' questa tua avventura su questo sito? Allora, io sono partito su Mixer, ora si può dire perché è chiuso, sono partito su Mixer perché seguivo uno streamer danese parecchio in gamba che portava contenuti di Smite, che è un videogioco MOBA. Io non so giocare bene a Smite, quindi ho detto faccio altro. E allora ho deciso di portare magari qualche retro game, qualcosa di PlayStation 4, ma la mia avventura è partita in inglese. Ho detto no, voglio partecipare alla community italiana, quindi ho cambiato sito e sono arrivato su Twitch. Sono arrivato su Twitch nel marzo del 2020 ed è stato piacevole appunto partire il 27 marzo in un periodo di lockdown. Ho detto, non so cosa fare, mi invento qualcosa e sono partito con Resident Evil 5, Assassin's Creed 2, diversi giochi. È stata una bella avventura perché appunto è partita dal nulla, con un amico che mi seguiva ogni tanto quando poteva. È veramente stato bello, così proprio a casaccio. Poi il vedere la passione che si è sviluppata negli altri. Ad esempio, per citare uno dei nostri collaboratori, cioè Geruxian vedeva le mie live e ha detto ehi, devo partecipare anch'io. Allora ha fatto anche lui lo stream. Ed è bello diffondere questo entusiasmo, come da me l'ha diffuso un danese. Ciao Alex, diffuso un Alex. danese. È stato diffuso anche io l'ho diffuso a qualcun altro. Si spera così, che faccia venire voglia di streamare anche ad altri. Cioè, quindi tu hai convinto Geruxi a fare live? No, no, è lui vedere No. le mie e ha avuto voglia di fare le Ah. sue. Ecco, proprio una cosa. Ma se tipo, ma Mixer tu lo preferivi a Twitch? Perché io ho provato un po' a fare su Mixer e per qualcosina lo preferivo un po', però siccome te ci sei stato, com'è il tuo punto di vista? Allora, aveva una chat molto bella Mixer. Mixer aveva una possibilità di potenziarti la chat praticamente. Tu avevi il livello, gli utenti avevano un livello automatico e saliva e ti sbloccavi nuove emoticon ogni volta che salivi di livello. Quindi arriva a livello 5 avevi una emotion, un'altra alle 10 un'altra. E praticamente ti faceva sentire questo affetto verso la piattaforma, non verso il canale. E il canale potevi supportare lo streamer semplicemente usando i punti canale e si convertivano in denaro, che poi è stata tolta sta cosa lo scorso anno e poi hanno E tolto proprio denaro? Twitch. In In soldi? denaro, sì, i punti canale venivano usati per dare denaro agli streamer. Dopo l'hanno tolta e l'hanno data come incentivo. Ma Non è la stessa cosa. no, ma perché non l'hanno tenuta? È perché Microsoft era in perdita, tant'è che hanno tolto poi, hanno tagliato fuori Mixer. Non voglio parlare di politica interna di altre No, aziende, no, non mi no. importa. Però dico, l'hanno tolta, hanno detto ci costa tanto, ci costa tanto. Ma cos'è che portavi lì su Mixer? Allora, io guarda, ho portato un gioco che si chiama Steins Gate, tu avrai magari Mai visto, sentito? qualcuno Mai conosce, sentito? qualcuno conosce l'anime che è molto famoso, c'era la visual novel, era in inglese, perciò mi bastava leggere, non dovevo neanche stare lì a parlare tanto inglese, dovevo leggere. Eh. E poi mi si è fuso il PC, la famosa fusione del PC, quella famosa fusione, quella prima di questa. E, boh. E Portava allora, Ghost Simulator? Portavi allora Ghost Simulator? no, God Simulator l'abbiamo portato su Twitch, ma dimentichiamo, non esiste, non ho mai portato God Simulator, e l'ho portato, ma l'abbiamo dimenticato, è cancellato, non esistono repliche, ok, diciamola così. Abbiamo No, ma tagliato le ascolta un prove. po', ma
Ma la community lì, cioè tu per quanto sei stato lì su Mixer, cioè la community lì com'erano? Cioè erano, perché qua dicono che sono tutte tossiche, cioè invece lì com'era un po' la situazione? Per te che ci sei stato sicuramente di più di me. Io ero una community inglese, era come un gruppo di fratelli, ci si vuole bene, ancora adesso chi si è sposta su Twitch, quante volte, ammetto che a volte mi fanno dei raid, loro sono inglesi, hanno più gente, e sono lì, sono simpaticissimi, tanto, Jack, the Italian man, lo so, lo so, dicono che ho questo accento buffo, io non so com'è il mio accento in inglese, ma dicono che ho questo accento buffo da italiano, tanto, mi faccio crescere i baffi come Mario, che te devo dire, no, non lo so cosa fare, no, la community non è tossica, è una community di fratelli, di persone che si sostengono a vicenda. È bello, io vorrei tanto vedere anche su Twitch Italia questa cosa. Lo so, Lo sai che scuoti la testa. Ho detto è un'utopia, ragazzi, è un'utopia. No. Lo sai che non ci sarà mai sta cosa su Twitch, vero? Lo so, non sulla nostra, ma anche in quell'inglese la vedo di meno sta cosa, quindi adesso che a parte comunque frequento quasi sempre solo streamer italiani ormai, Ma perché ti ha rotto un po'? Ma perché ti hanno rotto un po' questi inglesi, no? Mai. No. Non avevano difetti, diciamo. Sono persone brave che ogni volta che ti vedono, appena gli scrivi in chat, "Oi Jack!" Dice, ma dai, ma come fai a avere questo affetto? È incredibile. Non so come fanno ad essere così passionali. Io in Italia la vedo poco, vedi uno che ti scrive in chat, benvenuto, ciao. Salve Coin. Ciao Coin. Invece Ma perché ora si scazzano, cioè io ogni tanto vado a fare i raid o passo nelle chat degli altri, si scazzano, come se gli stai rompendo tu. Sì, infatti, ti dico, ma vabbè, ok, sì, ciao Jack, Luna e Max, però ne facciamo meno anche di te. Ho detto, no, ma rimani, lascia lo spect, Jack. Ciao Pietro. Okay. Ciao Pietro, ciao. Io l'altra volta sono andato da uno che mi ha detto, ciao, Appunto, dico, ma che entusiasmo è? Ma... Ragazzi, non dico di prendere steroidi perché noi siamo contrari alle sostanze, ma dico, ma un po' di adrenalina in voi, ragazzi, quando fate streaming, spaccate tutto come fa Cla, che è in gamba. No, ma non è che spacco tutto. Ma quando è che ci ha insultato, Ale? Non mi ricordo, pensa un po' quanto considerazione degli altri stream. No, forse veramente una volta hai fatto un raid a uno su FIFA e ti ha trattato male. Ma che è sto raid? Ma che vuole questo? Può essere, può darsi che l'ho mandato a fare in culo, sì, può anche essere. Può essere. Ma sì, E invece il tuo nick è legato a qualche cosa oppure a qualche citazione? Jack Leone, guarda, Max è il mio nome, sono Massimo, Vabbè, perciò... Ok. Jack Leone era un mio personaggio creato come... Non so se ricordi le Creative Wrestler degli SmackDown vs. Raw, no? Ricordi i giochi di wrestling? Sì. E praticamente avevo creato questo personaggio che era il mio avatar del gioco, chiamato Jack Leone. Leone perché ovviamente... Sono segno leone, la Vercelli c'è come simbolo il leone ruggente bianco, quindi insomma ci stava Leone, mi ci sento legato. Jack perché deve essere un personaggio americano, allora non chiamiamolo Max, perché Max all'americana gente Max e Maxine è una ragazza, e io non voglio il nome da una ragazza, allora diciamo Jack è un nome davvero uomo, un nome potente, Jack, e niente, e allora ho fatto Jack Leone, e allora solo che era brutto la versione che avevo creato, era sto tizio panca bestia con la testa, con i capelli in su, bruttissimo, l'ho cestinato dopo 5 minuti e ho fatto un cowboy. Allora. No, che brutto. Ma allora, come panca bestia? Era un panca bestia, era uno senza capelli, ma aveva sta cresta qua così, una cresta così, e tipo aveva scritto parolacce sui tatuaggi, cioè, tutto il contrario di me. Ho detto, devo creare me stesso. Ho creato un cowboy, cosa che non sono perché non so neanche andare sui cavalli. Ma allora, quel Jack Leone mi è diventato il mio avatar per tanti anni, anche nel mondo dell'IFED di wrestling, praticamente nel mondo del wrestling online. E quindi, Jack Leone mi chiamano. Quindi, ero Jack Leone. Il Max sono stato costretto perché esiste il mio canale Jack Leone, ma non è mio, è stato perso. Avevo la mail. Serve la mail per recuperarlo, la mail è andata persa. Come è stata persa? È andata persa, il servizio è diventato pagamento, vuoi la tua mail? Devi pagare. La tua mail che ti viene dato gratis per 10 anni, ora devi pagare, ok? Cioè devi cacciare i soldi. Devo cacciare i soldi. Perché hanno fatto un patto con lo Stato, è diventata una PEC, obbligatoriamente una PEC. Per la PEC, la posta elettronica ovviamente, è a pagamento. Hanno fatto sta cosa, sì, assurdo, lo so. Assurdo.
Sì. Ma come? Infatti intanto mi dicono Jack ti ho messo il follow, ma non me l'hai messo a me, l'hai messo a Jack Leone, che sono io ma non sono io, non ci entrerò da 10 anni in quel profilo. Ma quindi cioè, ti conoscono con l'altro nickname più che altro, anche su Mixer, no? Avevi Sì, quel Mixer ero nickname. Jack Leone, Mixer ero Jack Leone, infatti. È stato un problema migrare che mi voleva far migrare su Jack Leone, ma io non potevo, no? Sono Jack Leone Max qua. È stato un problema, infatti ho ancora bizzarrie su Streamlabs. I due Ciao che Revil. conosci, ciao Revil, sento che ci Tanto, conosci. ma tanto Revil poi verrà anche lui qua, perché ce lo Oh, voglio anche io. Io voglio quel ragazzo di qui, anche lui. tempestano di domande complicate lui, vogliamo vederlo sudato. L'hai messo allo Stato, un follow subito. No, no, io non glielo ho dati i soldi allo Stato, mi hanno tolto la mail, mi Aiuto. hanno tolto la mail. Non ho studiato. Non studiare. Ma scusa, ma quindi ormai cioè, non puoi neanche più riprenderlo, perché se non riesci a avere No. l'email... Allora, metto il No, nome utente, la password, sono corrette, mi dice sono corrette, ma non entri da questo account da tanto tempo, perciò ti mandiamo la nuova password via mail. no. Ma come via E ho me? detto, ma la mail, posso cambiarla? No, la mail con cui ti sei iscritto, che non esiste più, pam, sparita, Ma tu, scusa, scomparsa. hai mandato l'email a Twitch, sì? No, no, Come no? mi devo Come dire, no? mi dicono, ma chi cavolo sei te? Cioè, non voglio che pensano che sto rubando un account, non è mio Ma quale account. rubare, tuo? Ma come Ma che rubare? non utente la password, lo so. Ci ho provato tante volte e niente, vediamo, non c'è proprio modo, non c'è proprio verso. Ma come? Eh no, dovevi fare così, cioè dovevi mandare l'email al supporto Twitch e spiegare tutto e dire ma quello lì sono io, cavolo, e Sì. vedere cosa ti dicono. Cioè, quindi... Ci E posso te non... provare, guarda, ci posso provare. Così Ma appena entro sì, in quell'account lo cancello. Sparisce. Non c'è più Jack Leone. è Sparisce. solo Jack Leone e Max e basta. Esatto. Secondo me lo mandano a cagare. Può essere, può anche Ma essere, anche per me, probabilmente per quello che non l'ho fatto. cioè, c'hai paura che ti insultano? No, che mi Ammettilo. ignorano, a me dà fastidio essere ignorato. Insultato va bene, mi dici, mi fai schifo, boh, ti arrangiati. Va Come no? bene. No, non va bene. Cioè, come Ma insultato va sei un bene, masochista. ci sono abituato. Io mi ricordo quando mandavo le Sei un mail. masochista. No, 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 non lo sono, ma Come quando no? mandavo le mail al servizio d'assistenza dell'Airez, che hanno fatto Sì? Smite, Paladins e altri giochi, intanto mi rispondevano, ma sti Sì? cavoli, come Come sti ho cavoli? bisogno d'aiuto, non mi ha sbloccato la ricompensa. Non ce ne importa, ne abbiamo mandate tante. Cioè, sti Ok. cazzi, hanno detto, ho Sì, capito. certo, esattamente, in inglese non lo dico, ma sì, più o meno. Ciao Gasbison, ciao Ciao, Gasbison. ciao. Ti mandano a quel paese in gabonese, dice Alex. In gabonese. Insultato e ignorato, ok. Ha paura che tirano giù. Esatto. Sì, ho paura che mi tirano giù questo canale che mi prendono di mira. Questo qui provoca casini, cerca di entrare nelle cose degli altri. Cerca le cose degli Sì, vabbè, altri. è uno dell'Anonymous. Ma si può dire Anonymous, no? Sì, si può Si può dire. dire, Si può sì, dire, basta no, non ok. sì, basta non farne parte. Il resto va tutto bene. No, anche se fosse non lo direi certo su Twitch, comunque. Sì. Ma te sei sempre stato un giocatore, diciamo, incallito oppure è una cosa da poco che ti è venuta voglia di Oh, ma giocare? va. Io ho una foto di là in sala di me che giocavo a Prince of Persia a 4 anni. Non è niente. Oh, beh, quello lì per L'originale. Ah, sì, Sì. sì. Cavolo. Prince of Persia su PC, che non ho mai finito quel gioco, però c'era mio padre, aveva il PC, aveva l'IBM, non so cos'era, l'80-86, qualcosa, finiva con 86, adesso qualche esperto di informatica si ricorderà il modello, ma io non me lo ricordo più. Vabbè, quello comunque finiva con 86, ed era 386, esatto, 386, e allora io giocavo col suo PC, e mi faceva provare, poi lui programmava su Commodore C64, mio padre Ah, programmava, cavolo. si faceva le canzoni, in pratica con l'elettronica, la sua passione, magari trovare nelle riviste di elettronica come programmare il C64, e faceva partire delle cose. Ah. C'era Flashdance, Maniac, te la ricordi Maniac, quello del film Flashdance? It's a Maniac, Maniac. Sì, 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 sì. Ecco, aveva programmato quella a 8 bit lui, aveva fatto partire quella a 8 Ma bit. scusa, ma come si fa a fare la musica col Commodore 64? Manualmente te la No, no, copia e no. incollava, te la copia e incolli, cioè ogni pulsante corrisponde a una nota della tastiera, te la facevi sulla tastiera e ti La funzionava. tastiera. Alla Minchia, io tastiera. avevo la tastiera che c'era, che avevo alle medie che la mia insegnante di musica mi odiava.
e io odiavo lei, cioè c'era un odio molto reciproco, una cosa molto, molto cosa. Ma quindi il tuo primo gioco qual è stato che hai giocato? Se ti ricordi, se no va bene anche uno dei primi che hai giocato. Dico uno dei primi, ragazzi, perché il primo... Vabbè, non c'è Quello che mi problema. ha fatto appassionare, Toki, arcade, sala giochi. Lo conosci? Sì. Sì, Toki sì, ci giocavo anch'io in sala giochi. Ma Ma sì, quanti gettoni che abbiamo speso? Malissimo! Quanti gettoni abbiamo speso malissimo. Io mica dovrei comprare una casa con 10 gettoni. dicevo, il primo livello è facile, dai, magari lo finiamo. No, non lo finivo. Però poi avevo l'Amiga, avevo i cheat. Ho imparato a usare i cheat. E i cheat significa trucchi, vite infinite. Muori, vai avanti, muori, vai avanti. È vero, è vero. È Allora, ingiusto, ragazzi, non traite sotto, non fatela a casa. domanda per cosa ne pensi della tua community per gli argomenti che si parlano in chat? Cioè? Argomenti, mi ricordo una chiacchierata che abbiamo fatto una volta sui razzi della NASA, si parla di tutto, come in tutte le chat si parla di tutto, non è che Ciao la mia chat è Casco. non è speciale Ciao, la mia chat. Casco, ciao Coso, ciao ragazzi, ciao. Ciao, Non è una chat particolare, diversa dalle altre, è una chat dove si può parlare di tutto. non è una chat anti-americana, cioè, sai com'è, no? No, ma è assolutamente zero politica, zero argomenti scomodi. Io Normalissimo. facevo i cerchi colorati e poi li riempivo di colori differenti con MX. Lo davano con libricino. MSX. Ah, non so Bello. cosa, in DOS. Microsoft. Avevo 8 anni circa. In DOS? Minchia, ragazzi. Sì, infatti, più o meno il Commodore usava una cosa simile al DOS, ma il Commodore era un computer, non era una console. Molti pensano che il Commodore e l'Amiga fossero console. No, erano proprio computer, venivano considerati computer, perché avevano la tastiera, la collegavi al monitor, era proprio un computer. Molti pensano, è la mia prima console. No, la prima console probabilmente per molti è stato il NES, Nintendo Entertainment System. Ah, Ma l'Amiga è un computer. ma Master System niente? Sì, certo, console. No, l'ho avuto, me l'ha regalato mio zio, ma vabbè. Me l'ha regalato senza giochi. Me l'ha regalato senza giochi, quindi non avevo niente a cui giocare. Ma scusa, ma non avevi la versione con Alex Kidd dentro? No, me se l'è tenuta lui. Se l'è tenuta lui. Ma no, era dentro automatico, ce l'avevo io Si è dentro. tenuto i giochi, ma ha dato la console senza giochi dentro, in un periodo che non si usava neanche più la console. Ma io c'avevo, mi ricordo il Master System con Alex Kidd già incorporato. Quindi, strano, stranissimo. È Vabbè. una persona malvagia, fidati. Io e Lo è Jack ancora. siamo due miti perché abbiamo scoperto vabbè. Grande casco. No, non ha fine con la live di oggi comunque. Domanda difficile per Jack. Cosa ne pensi di quel brutto C di Revil? Revil. Beh, guarda che Revil è un grande. Ti rendi conto che è la prima volta che ho la mia possibilità di vendicarmi di Revil? È la prima volta che lui non può contrattaccare? Io penso che Revil sia un grandissimo skillato giocatore. Non ce la faccio, non dire nulla di male. È bravo, è simpatico, dai, è simpatico. Io la prossima volta c'ho una cosa da chiederci, che ho visto come cazzo fa a giocare con le braccia dietro col controller. Sì. Oggi giù il canale di no, si fa. Sì. Il NES è leggendario. Sì, il NES sì, non so se già grande NES. Il NES ce l'hai avuto? Sì, sono partito NES, SNES, N64, GameCube no, le PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 e Wii U. Abbiamo avuto anche la PlayStation 4, ovviamente lo sapete, la Xbox 360, e poi delle portatili DS, 3DS, PSP. Basta, credo che siano finite qui le mie console, penso. E non ce l'avevi portatili? Tipo Game Boy, niente? Sì, i portatili, dicevo, dalla PSP in poi. No, portatili, guarda, ho sofferto tantissimo, perché in pratica io ero quel classico amico che giocava a spilorso alle portatili degli altri. Il mio amico mi dice, sai, sono stressato con sti Pokémon, non capisco bene come si gioca, giocaci te. E io vado là, ciao Galvo, vado là e mi scateno con Pokémon rosso. Ciao Galvo. Inizio a fare grandi contrattazioni, si trova il Pokédex pieno, dopo 2 settimane che me l'ha mollato, dicevo, ma che cosa dove li hai trovati? Zero. Incredibile. No, in realtà con i Pokémon rosso dovevi per forza avere l'amico che aveva il blu,
perché così col cavetto vi potevate scambiare i Pokémon. Era bello, c'era il cavetto, ragazzi, si passava tramite tecnologia a cavo, poi sono passati a una sorta di wireless particolare, poi c'è stato finalmente col DS lo scambio online, anche lo scambio dei vicini, Bluetooth, un attimo, e poi ovviamente lo scambio online col 3DS. Chi gioca i Pokémon in 3DS si gode lo scambio online, che è facilissimo, scambio prodigioso. A differenza dell'Atari, che invece era una console, ok? Domanda: qual è stato il gioco con cui hai fatto più successo su Twitch, dice Alex. PES, sono partito con PES. PES mi ha dato io l'ho trovato Jack con PES. PES mi ha portato tutti gli amici che ho ancora oggi, gli altri giochi un po' meno, ma PES, grandi amicizie veramente su PES, perché comunque PES è un gioco di calcio dove tu puoi parlare di tutto il resto. Non importa, magari a uno non gli piace neanche tanto il calcio, ma gli piace discutere e allora si parla, perché PES poi comunque c'è la Master League, il giocatore singolo, le eroiche partite di Vampeta nella nazionale PES, non è vero. Mamma mia, basta sto Vampeta. Adesso ti scusatemi, non volevo dirlo. Mamma mia, no, io mi ricordo che lui non vedeva l'ora di fare le partite strane con me a PES. Io ho paura perché io non guardavo, quando lui selezionava, mi giravo dall'altra parte, cioè, adesso ti seleziono le partite, poi mi trovavo il Congo United, gli l'Al-Walid di Abdullah, e poi le squadre cinesi, ma come in PES hanno messo le squadre cinesi? Sì, E poi mi ha fatto trovare delle nazionali che io neanche sapevo che esistessero, cioè veramente tipo il Vanuatu, cose del genere, ma non è possibile che il Vanuatu abbia una nazionale. No, allora no. Esatto. No, ma poi dice Casco sei troppo un signore. Per chi me lo chiede ho anche 2 canali per quello. Lui sta parlando di quello dei videogiochi, angolo del videogame. Comunque, angolo del videogame, sì. Resident Evil, dice Codo, scherzo, ok, bella collezione, cioè, in polacco buona fortuna, Resident Evil. Buona fortuna in polacco, io non ho mai giocato in polacco a Resident Evil, potrei giocare a The Witcher che c'ha il polacco. Però... Coso dice, vivi Pokémon, vuoi andare dove mi... sì, quella è vecchia. Sì. Come Giovanni! Come in Rubino e Zaffiro. Ok, il Chievo da calcio champagne. Si parla di PES e nel frattempo gioca a PES 21. Galvo si è ricordato il mio Chievo. Galvo si è ricordato che ci facevamo le formazioni con il Chievo. Assassin's Creed alla fine, ecco, li ho portati un po' a tutti quelli della trilogia di Ezio. Abbiamo quasi finito con Assassin's Creed di Ezio. Ormai invecchiato, spoveraccio, a forza di aspettare mesi che lo porto avanti. Dice, basta Jack, finisci sti giochi. È da maggio che vado avanti. Ti finisci lì. È da maggio che vado avanti con il suo povero Ezio, che dico, dai, andiamo in live. No. Ma c'hai una console tua proprio preferita che... cioè, per me è la PS1. Lo so, sono indeciso fra PlayStation 2 e il Nintendo 64. Nintendo 64 quando penso, io mi ricordo che ero un ragazzino, vado in questo negozio, non facciamo il nome del negozio, ovviamente, vado in questo negozio che non erano i GameStop, c'erano proprio i negozi locali, vado là. Negozio proprio. Sì, e vedo Super Mario 64 per la prima volta. Vedo Mario in 3D, grande, grosso, un po' tozzo, e ce l'ho anche qua il Mario. Eccolo qua. Mario di Mario 64, guarda. Questo qua, tozzo, tridimensionale, e dico, ma è bellissimo, allora me lo porto dietro, e in pratica inizio a saltellare, e lo gioco lì, non sapevo usare quel controller del Nintendo 64, a quei 4 tasti laterali, è una cosa impossibile, è stranissimo. Ha pure il pulsante Z per saltare, che devi premere sotto e fa... Cioè, cavolo, è allucinante, è come una pistola, ma grosso così praticamente, cioè, una roba del genere, il controllo del Nintendo 64. E allora dico, bello sto gioco, bello, e poi mi faccio regalare per Natale dai genitori, ero piccolino, la Nintendo 64, ed è il mio gioco preferito di sempre. Piangono ancora, quanto bello. Grazie. Sì, no, mi sono commosso di più per la 360, che fu veramente un regalo inatteso, ma non me l'aspettavo, era periodo universitario, che andavo sempre su e giù per Torino, trovo sta 360 in casa e dico, no, pazzesco, next gen, passi in next gen, accedi, il mio primo gioco era Call of Duty 2, e vedo, no, non è possibile. E poi vedevi che c'erano gli italiani, ci sono gli italiani, pam, pam, pam. Sì, strano,
Ma sono cattivi, sono italiani, ma sono cattivi, lo sparare tutti. È un gioco, chiaramente, è un gioco. E niente. Grazie. Esatto, angolo del videogame. Lui, Claudio, angolo del videogame. È questo qui. Ciao. Ciao, eccolo l'angolo del videogame. Casco dice, è in programma un ritorno di qualche live calcistica? Sono ancora a secco con i giochi di quest'anno. Potrebbe, ne parlavo oggi, proprio dicevo, magari con PES ci starebbe, ma è difficile. Al momento non è in programma. Ma a me piacciono i fuori programma, quindi chi lo sa, tutto è possibile. Dici, non lo nego? Sì, no. Vabbè. Non nego niente, non nego nulla. Io poi ho una domanda su Assassin's Creed. Una domanda su Assassin's Creed? Sì, perché io ti ho visto che l'hai portato. Allora, qual è il tuo preferito di questi? Ecco, il mio preferito è il Brotherhood, Assassin's Creed Brotherhood, che è il seguito del 2, perché in pratica, a parte la bellissima Roma, ma tutta la faccenda dei Borgia, da una parte c'è Rodrigo, che è diventato papa ed è potentissimo, il figlio Cesare, potentissimo. La sorella Lucrezia, la famosa Lucrezia Borgia, l'avrai vista in qualche serie, l'hai vista in dei Medici, no? Da qualche parte sicuramente la conosci. Io l'ho vista in Medici, sì, nella serie canadese però. Serie canadese, ok. E dicevo, praticamente comunque è una figata. A me piace tantissimo perché veramente c'è dei personaggi Da Vinci, Machiavelli, cioè dico, cavolo, ma sta gente qua che l'ho studiata a scuola me la trovo in un gioco, che figata è. Perciò diciamo che dice grande Brotherhood Wood, il fascino di Roma colpisce sempre. Esatto, ne parlavo da casco, esatto, ne parlavo della bella Roma, come l'hanno fatta bene, possibilità di arrampicarsi sul Colosseo e poi inciampare e spiaccicarsi dal suo Colosseo. No, sono morto! Io ho una clip di Assassin's Creed 2 che vado a Venezia, mi arrampico e dico che bella Venezia, è una città stupenda, cado giù, io odio Venezia! 5 secondi dopo, io odio Venezia. Buonasera signor Giano. Ciao Giano. Benvenuto. Ciao. Com'è? Tutto a posto, spero. Comunque, no, quindi quello lì è il tuo preferito, ma io ho giocato i primi due, ti dico la verità. Ora, non mi dite stealth perché avevo gli amici che me lo facevano, quindi, cioè io mi picchiavo solo, facevo le parti dove mi pestavo. Però poi si è un po' persa questa cosa dell'Assassin's Creed, cioè secondo te, perché ho visto che si è un po' persa, secondo me. Allora, hanno concluso l'intera storia di Desmond nel 3, quindi dopo hanno fatto il 2, il Brotherhood che è un 2.5, il Revelation che è un 2.5.5 e poi hanno fatto il 3, finalmente hanno fatto il 3, hanno cambiato il sistema di gioco, hanno detto ma facciamo, era troppo stealth, andiamoti a cacciare gli animali nella giungla, è una cosa complicata, mettiamoci i passaggi nascosti sotto Boston, così la gente si diverte a portare in giro con la lanterna a cercare i passaggi, grande cosa. E poi vado là e poi finalmente concludono la storia di Desmond. Cosa fanno in quello dopo? Sei un avatar sconosciuto, non c'hai la faccia, non sei una persona qualunque, sei un povero sfigato trademarcato che vai là e vive le avventure di uno che non è un suo antenato. Per un po' di giochi è andato avanti così, poi hanno detto ma sai che stiamo perdendo un po' di vendite? Cosa facciamo? Andiamo nell'antico Egitto, ma all'antico Egitto non c'erano gli assassini, facciamo un bel J. E che cos'è? È il protettore del faraone. Ma cosa c'entra con Assassin's Creed? Nulla! Ma chiamiamo l'Assassin's Creed così vende di più. E hanno creato una nuova trilogia. Ma hai capito queste robe. Ora ti dice Assassin's Creed è più RPG. Dice esatto, Gabo. Confermo, è proprio un RPG. Sali di livello, ti potenzi le armi che hanno i livelli. E in pratica è un gioco di ruolo alla The Witcher, alla Fallout, ovviamente un gioco di ruolo adesso al 100%. Poi c'è Layla, protagonista. Finalmente è andata una protagonista. È una protagonista che in pratica passa tutto il tempo a infilarsi sta cosa in testa e stare nell'animus. Ogni tanto deve uscire, colpire qualche guardia. Sai che roba bella, puoi immaginare. È un'impedita ad arrampicarsi. Confermo. Ha una sola capacità: farsi beccare dalle guardie dati game over. Quello ci riesce. Bella. Fantastico. Ma te tutti li porterai o no? Il mio progetto è quello, avendoli comprati tutti su Play 4, che li avevo già giocati solo a 3, ma li abbiamo giocati anche su 4. Vorrei farlo più avanti, portare il 3, ma farò una pausa prima finita la trilogia di Ezio, farò una pausa.
pausa, andrò in meditazione in Tibet o da qualche parte in attesa di voler tornare ancora a giocare ad Assassin's Creed. Valhalla, ti dice Alex. Valhalla mi manca ancora, ma lo prenderò, tanto poi con gli sconti che ti dà Ubisoft, ti dà sconti dell'80%, che fai? Non compri il gioco? Lo prendi, 80% no, lo prendi. No, non lo compri. No, non lo compri. Ti dicono, tu devi giocare a tutti gli stealth del mondo, Cla, ti dicono. Secondo me, ti dice la Ubisoft. Ecco, gesto dell'ombrello, che non è offensivo. Ragazzi, non è offensivo. No, non è offensivo, è verso la Ubisoft, dai. Se vuoi dire, io non vi do i miei soldi. No, ne ho già dati troppi per Watch Dog, ne ho già dati troppi per Zombie. Zombie, esatto, lo zombie, esatto. Gioca a Hitman che ti diversi, immagino proprio. Sì. Assassin's Creed Tibet. Ci vedo come protagonista. Io voglio Assassin's Creed in Giappone, anche se adesso hanno fatto troppi giochi in Giappone, hanno fatto Sekiro, hanno fatto Ghost of Tsushima, hanno fatto un sacco di giochi, ma Assassin's Creed nel 4, in Black Flag, c'è il trailer di un potenziale gioco in Giappone, è bellissimo, c'è Oda Nobunaga, ci sono Ieyasu Tokugawa, è bellissimo, il periodo della guerra della Sengoku War praticamente, era degli stati combattenti. Ma li porti? Cioè, ma lo porterai? Quello... Non esiste. No, quello Ghost of Tsushima. No, non lo porto perché non ce l'ho, no. Ho detto che hanno fatto tanti giochi in Giappone, magari Assassin's Creed hanno cambiato idea per quello, ma... Voglio Assassin's Creed durante la rivoluzione spagnola. No, è un periodo un po' complicato della storia, diciamo. Penso che non penso neanche che te lo puoi portare. No, forse sì. Ma te poi col computer, appena lo prendi, cioè porterai vari giochi, quindi, oppure tutti li provi? Cioè provi tutti i giochi oppure alcuni direi questi... O fai come me, che alcuni li scarti a prescindere perché tanto... Ma io purtroppo comprando le cose da Steam è normale che certi giochi li scarto a prescindere. Io quando vado in modalità sconto del 90%, lo prendo, poi li provo, dico male, che cavolo ho preso? Ma no. alla fine, ma con Steam, sai che c'è il meme di Gabe riempito da soldi, Gabe, quello che ha creato Steam, pieno di soldi, take my money, è così. Si prova Cyberpunk con tutto ad ultra, così il PC esplode. No, ma il mio PC nuovo non sarà in grado di reggere i giochi ultra, figurati, il PC non sarà così potente, ma Cyberpunk fa impazzire i PC, no, li fondi. Cyberpunk è roba da PlayStation 5 quando uscirà la versione PlayStation 5, ma non ho la PlayStation 5, ci tengo a dirlo. Come mai non è ancora, cioè, ma non ci pensi a prenderla adesso? No, non spendere soldi per un PC, non è che è Cyberbug. Cyberbug. Io non lo dico. A chi è fan, c'è una persona che è fan di Cyberpunk, quindi ma la persona non c'è, la persona fan. Io non c'entro niente, quindi sappiatelo che se metti Cyberpunk, PC ti esplode e diventa una granata. In realtà sono i numeri di bug. Ok, 77 numeri presenti. Vabbè, ma a me piace l'idea, che comunque ci sia Keanu Reeves e dici, oh mio Dio, Keanu Reeves, che anche in italiano è doppiato da Luca Ward, quindi dici, oh mio Dio, c'è Luca Ward. Fosse Scarlett Johansson ti dico ok, ma che Keanu Reeves, vabbè. Vabbè. Fosse Scarlett Johansson magari ma dai, c'era Ellen Page in Beyond 2 anime, Beyond 2 sì, vabbè, Beyond l'ho finito 3 volte, non è che sia un gran, cioè è un buon gioco, ma non è il capolavoro. No, non è speciale. È più bello Heavy Rain, che l'ho finito. Heavy Rain è un capolavoro di trama, dico solo giocatelo, perché se volete una bella trama, ragazzi. Quelli non l'hai mai portato, te, vero? No, non l'ho mai portato, ma perché io sono qua da neanche un anno, quindi in pratica devo finire i progetti in corso, altrimenti qua già mi dicono, già c'è qualcuno che dice, ma quando riporti Battlefield? Datemi tempo. Assassino e maggiordomo. Assassino e maggiordomo, certo, non c'è il maggiordomo. Pensate se lo dite nei giochi di Batman che l'assassino è il maggiordomo, dice, no, non è possibile, no. Alfred è un santuomo. Io stimo Cyberpunk per il bug della T-Pose durante ciao Giulia, durante quando guidi la moto e il tizio ti si spoglia. Come vai in giro? È da ban, ci bannano il canale se andiamo in giro nudi in Cyberpunk, assolutamente. Ciao Giulia, benvenuta. Benvenuto. Detroit, ecco, Detroit e Become Human, ti dicono anche. Ragazzi, Detroit è bello, se l'avessi non fatto... Non ha capito nessuno, ma...
Non l'ha capito nessuno quel gioco, però. Sì, assolutamente. Non l'ha capito, ma è bello perché comunque è su temi attualissimi. Poi dai, c'è un personaggio che chiaramente è Elon Musk, sottoversione creatore, dai, è lui, dannazione, è lui. No, ma che poi quello lì butta tematiche molto attuali, tra cui anche il razzismo e l'integrazione. Che in più è bello anche un po' a livello di grafica. Sì. Ovviamente io ho fatto tutte le run buone, tutte le cose giuste. E poi io no, avevo ucciso tutti questi dannati androidi, tutti morti. Io ne ho fallita, no, io ne ho fallita una sola, quella di Connor, che era il mio personaggio preferito. Anche a me è il mio personaggio preferito, sì, vero, anche però no, io in realtà ho vinto e ho fatto integrare tutti i droidi esseri umani, vedi? Sì, io anche le prime volte, ma dopo li ho fatti sterminare tutti e hanno vinto gli umani, vittoria gli umani, il potere gli umani. No, poverini, dai. No, poveracci. No, ma sai che mi ricorda Terminator sta cosa? Solo che gli umani vengono sterminati tutti da Skyrim, mi sembra. No, cos'è? Sì, Skyrim. Il videogioco ha ucciso Skynet, fidati. Non è Skynet, no, Skynet. No, Skyrim è il videogioco. Sarebbe bello se Skyrim uccidesse l'umanità. Un eroe con sangue di drago, ma intanto ti spara. No, che poi anche tu poi mi hai dato un sacco di consigli su Skyrim stavolta del gioco. Quindi perché l'hai finito, cioè l'hai fatto al 8000%. Platino e anche tutti i trofei di tutti i DLC. Come hai fatto a farlo platino? Ma perché ai tempi non avevo voglia di giocare ad altro. Bello, poi giocavo la sera, come la sera giocavo a GTA, il tempo che usavo per giocare a GTA ci giocavo a Skyrim e andavo avanti con le quest, poi ci sono i siti che ti dicono se ti blocchi poi in quel punto preciso troverai una chiave che la usi dall'altra parte del mondo. Ok. Io lo riprenderò da YouTube Skyrim, adoro Skyrim, quindi sì. Io lo voglio riprendere. Allora, ti dico, Condor sembra l'investigatore Colombo da giovane. Sì. A me piaceva il partner di Connor, che tu lo puoi trattare malissimo e fa una brutta fine. Io su PC ho ucciso il poliziotto, minchia pure sono partito quasi un anno fa, da 3 mesi. Ok? Allora, io ti volevo chiedere le tue rubriche presenti al momento sul canale. Serata horror, potete parlarne con me. Potete parlarne con Cla, perché Cla è l'ospite fisso insieme a Revi e Geruxian, gli ospiti fissi che non possono mancare. Serata horror, ragazzi, è una rubrica in cui si parla non tanto di horror, è un po' parliamo di temi paranormali, di cui io ho una grande passione, una passione quasi morbosa per questi temi, tant'è che io studio questi argomenti, però lo facciamo in una maniera leggera, perché non vogliamo appesantire, non è una rubrica spirituale, ragazzi, è una rubrica dove si chiacchiera e spesso c'è un po' di goliardia, ne facciamo di battute, vero? Clark può confermare che sì, ma voglio, certo. Io ho preparato delle domande serissime, preparo sempre e poi succede finimondo nelle risposte, succedono delle cose pazzesche, vero? Ci siamo evoluti intanto qual è il canale di Jack, ragazzi, ve lo metto un attimo lì. Grazie. Sì, no, ma è vero, lì succede veramente tutto, però vedi, come l'hai detto, ricordava uno dell'166, cioè ricordava quegli annunci dell'199. Il buon amico che facevo sto lavoro, quindi scusate un attimo, facevo questo lavoro, quindi in pratica è normale che succedesse sta cosa qua. Quando hai detto sta cosa tipo vi aspetto, sarà Toro, parlatemi come, cioè sembrava veramente l'166, sembrava. Ma io ho fatto il trailer, volevo fare poi la parodia del mio stesso trailer quando ho il PC, cioè voglio fare la parodia tipo i rettiliani vi hanno appena rapito la cognata, la suocera. Ottimo, ma no, lasciatela lì, no, ma che dici? Ma lasciate le mani agli alieni. Avete ricevuto per sbaglio un assegno da parte di qualche Man in Black? Ci penso io a fargli ridare a loro. Ma ma lascialo in tasca l'assegno. Si ricorda Papa Vaigo in serata oro, sì, che è degenerata. Penso che sappiamo tutti. È bello che sono stato accusato di essere stato io Papa Waigo. Come facevo a fare due voci insieme? Ditemelo come facevo. Non potevo essere magari io. Luca Ward ce la fa, Luca Ward ce la fa.
Luca Ward, certo, infatti. Serata horror, unico programma Twitch che parte serio e finisce con le mutande sul ventilatore. Ma io penso che prima o poi finiremo vero come Tafazzi con la bottiglia e batterci con la bottiglia. Non so se avete presente Tafazzi di Aldo Giovanni e Giacomo, spero di sì. Sì. Finirà così prima o poi, ragazzi, il delirio. Ma com'è nata questa idea del serata horror? Cioè, com'è nata questa idea qui? È una gran bella domanda, perché Serata Horror è nata praticamente nella mia adolescenza, quando io ero talmente appassionato di sogni che chiamavo gli amici mentre giocavamo ai videogiochi e dicevo, ieri notte ho sognato di finire con la macchina dentro un fiume. Minchia, cavolo, si sono Ce l'ho toccati detto. dopo, perché cioè, è andato a toccare ferro. Allora poi iniziavamo a parlare di sogni, e poi, qua avevo la compagnia mia, e poi succedeva praticamente delle cose pazzesche. E iniziavo a raccontarmi, ma sai che questo tizio ha fatto una seduta spiritica e poi ha visto un fantasma che lo perseguitava. Detto, io ci credevo, magari se ne inventavo sul momento, io ci credevo. Allora praticamente la mia passione, che ogni volta continuavo sempre ad andare, sì, il gatto è vero, non è un peluche, ragazzi, è sicuro che è vero, si chiama Blitz, è il gatto di mio zio, ok. E praticamente succedono queste cose pazzesche. Allora ho detto, io voglio veramente parlare con qualcuno di questi argomenti, però facciamolo in maniera leggera, perché su Twitch non possiamo fare un discorso, ma ci sono i fantasmi in questa casa. No, facciamolo un po' più tranquilla. E poi ci siamo visti i video, poi è arrivata la legge, occhio copyright, state attenti, allora abbiamo fatto un po' meno video, e un po' più discorsi, perciò ci sta. No, Ma è nata sì. così, è nata in adolescenza l'idea di parlare di questi argomenti, perché io sono uno che vorrebbe le risposte, sono una persona molto razionale, vorrei le risposte a quello che succede, ma se succedono delle cose che non ho risposte, magari trovo qualcuno che avrà risposte per me, no? Magari Sì, una no, cosa che mi è successa a me, Cla dice, mi è successa a me, e il motivo era questo, no? Si spera che ci sia un motivo. Ma non sì, sempre per abbiamo i delle sogni, risposte, non sempre abbiamo delle risposte, ragazzi. Non è facile trovare risposte in questo tema. No, Assolutamente. e quindi era una cosa seria, cioè che volevi, diciamo, dare un po' una mano a chi magari aveva i tuoi stessi dubbi, però poi ti sei reso conto che su Twitch non va, perché la roba seria non va, Roba quindi, seria su Twitch, no, è troppo serio, scappo, via. Lo so, è dura quindi parlare ti di è un argomenti. po', sì. Ma comunque, voglio dire, gli argomenti ci sono ancora. Ad esempio, questo sabato sera ci sarà Sì, Serata sì. Horror. Tornano gli alieni, troviamo l'argomento sugli alieni. L'ultima che abbiamo Oh, la volta scorsa ci aveva passato Clara l'argomento della tizia, diceva sono rimasta incinta di un alieno, sì, incredibile. Sì, mi hai passato quello. Noi sì. torneremo su altri casi assurdi, ragazzi. C'è gente che praticamente va in paralisi, quando vanno in paralisi dicono gli alieni che mi fanno le operazioni terribili, cattivissime. Vediamo se ci sarà del vero, perché io penso sempre che dietro a tante fandonie si nasconde un fondo di verità. Ci potrebbero essere delle cose vere. Potrebbero essere delle cose Ma vere. quella lì, No, diciamo, quella lì è un po' difficile, dubito fortemente che fosse vera sta cosa. Dubito fortemente. perché può anche essere, lo sai, ormai. Sì, certo. Vabbè. Dici di no? Ma è un po' come le tizie dicono sono incinta ma vergine, in America queste cose. Sì, è vero, il padre e i genitori che sono molto fondamentalisti cristiani, sì, è vero, confermo. Certo come no. C'è sempre Ma non dietro è già qualcosa. successo un caso di una persona vergine che poi rimase incinta? Sì, bisogna vedere quanto era vero. Bisogna vedere quanto era Ah, vero. ok. Cioè, La anch'io mamma posso dire, di... qua, Pierino, non qua. Pierino, qua è Pierino. Se sei la mamma di Pierino, scusami. Che Esatto. domanda è? È logica, ragazzi, queste cose me le facevano i test di logica, bisogna saperle fare. Mamma mia, che roba. Poi ho E, conosciuto un... e Dimmi. quindi quello lì è il tuo forma, diciamo, di punta del canale, giusto? Al momento sì, perché No. non avendo la possibilità di farli su Streamlabs al momento, mi tocca farli su StreamYard, ho le ore contate. Quando più avanti voglio riprendere il Parliamo di Gaming. Parliamo di Gaming è una Oh, sì, rubrica di compagnia dove praticamente si invita un ospite che ne sa tanto di una serie, di videogiochi, e parliamo insieme di quella serie lì, o se non so, mi viene introdotto qualcosa, tipo la prima volta abbiamo fatto con Alex Magic su Red Dead Redemption, e mi ha raccontato parecchi dettagli, io mi ricordavo dettagli bellissimi dell'1, lui mi ha raccontato cose interessanti del 2, sempre no spoiler. Più avanti ovviamente volevo parlare di videogiochi, tipo con GTA, con qualcuno che ha giocato i vari GTA, con qualcuno, insomma, li organizziamo,
ho un amico che mi ha detto guarda vorrei portarti per Final Fantasy, tu che sei un espertone dei vecchi giochi. Ho detto bello, ci sta, ma non ci sono. Ok, va bene, comunque. Ma ce la facciamo, ci organizziamo. Quanti lati ha un Zero, tempo? zero, anzi guarda, c'è gente che viene triggerata da questa immagine, perché pensano che quando vedono questo sono stati fregati, il vecchio gioco che vedevi il cerchio avevi perso. No, infatti, ma ora cos'è che stai portando di giochi? Cioè, dillo per chi magari che non ti conosce, io lo so però. Sì, beh, allora, lunedì sono GTA 5 online con, adesso c'è unito Pietro il nostro, Pietro che è uno dei mod sia del mio canale che dei 2 canali di Cla, dei 3 canali di Cla, dei 3 canali. No, 2 e mezzo. 2 e mezzo, ok, 2 e mezzo. E 3. poi con Cla quando torna dal lavoro e gli facciamo casini, abbiamo fatto i colpi. Beh, comunque GTA 5 online è una rubrica del lunedì. Il martedì con Red Dead Redemption 2, ovviamente posso fare il cowboy che c'è in me. Cercare No. Ma a me piacciono i giochi con la trama, ragazzi. I giochi con la trama mi fanno impazzire. E allora è divertente, questi giochi lì. E sto finendo Resident Evil Revelation. Mercoledì lo finisco, finalmente. Finisco Revelation, poi farà la pausa per un po' di tempo. E poi il giovedì retro game, sto portando Resident Evil 3, stiamo finendo Resident Evil 3, ed è un buon punto, ragazzi, veramente, è appassionante. E poi, Ciao, vabbè, Tasco, buona e serata. poi, vabbè, altri giochi, io più o meno, al momento non c'è altro, ci sarebbe Spyro e Battlefield, ma sono un po' provvisori, nel senso se mi va di portarli li porto, altrimenti si rimanda, ok? Io ti prego, Spyro, ti prego, cioè veramente. Spyro è No, pesante. fa cascare veramente le balle in terra. Eh, Te lo dico io, è veramente fastidiosissimo. lo È so. fastidioso, cioè è proprio No, loro. è bello, ma è Ma non è difficile. bello. Bello, difficile. Ma non Ciao è bello. Casco. Ciao Ciao Casco. Casco. Fa schifo, dai, ti prego. È brutto. Mm-mm. Il bello è che l'aveva chiesto Spyro. No, io no, io. Sì, no, beh, certo. Io non Cosa ho ne mai pensi? chiesto quel gioco di me. Oh, Di chi vabbè. Cosa ne pensi? dice Cos'è? ti viene. Eh? Aspetta. Non ho capito la domanda di Revi, sto cercando di Cosa ne capire. pensi, Jack, che di chi ti dice di tirarti via il cappello? Fai Perché ha un cappello. capello solo? Non so, che sono Homer Simpson, che cavolo? Non sono Homer Simpson. Non ho un capello. Non ho un capello, ho tanti capelli. Però. E fra l'altro mi è stato detto, ma il parrucchino? Non ho il parrucchino, sono veri, sono veri. Guardate, è la dimostrazione che è tutto reale, non stiamo fingendo nulla. No, sei come Berlusca che c'ha bisogno un po' di. No? Che c'ha i capelli. No. Oppure come Parrucchino Conte che. No, vabbè, Come no? no, ma poi Come quelli no? costano. Ah, Revi, l'ho capito cosa intende. Ah, Red Ah, Dead. Uno sclero, ragazzi. Io mi a sono me fatto mi hanno investire. detto che a me m'han detto che Jack c'ha un conto in banca pazzesco, eh. Ma io non so chi te l'ha detto, ma se conto in banca Oh, fidati, guarda non stavo così. con il mio PC su Baru Baracca, non stavo con il mio PC su Baru Baracca. Avevo un conto in banca pazzesco. La Sì. mia vita può durare qualche ora, quello che produco mi divora. Sottile, sono veloce, grosso, sono lento, il vento mi spaventa. Chi sono? Mamma mia, guardate che erano domande facili. Allora, la mia vita può durare qualche ora, quindi vuol dire che ha un breve tasso di tempo. Che Quello domanda è? che, quello che produco mi divora, quello che produco mi divora. Praticamente tu produci qualcosa che ti mangia, sottile, sono Cos'è? veloce, grossa, allora, sottile Cos'è il sono veloce. Nemesis? Cos'è? Ha un letto per il gatto, Jack, E il sì. vento molto mi spaventa. A me sembra un orologio, non può essere un orologio. No, un orologio non dura qualche ora. La vita? No, non è la vita. Ma che è? Sei l'enigmista di Batman? È una cosa pazzesca. Hai un letto per il gatto? No, quello è il mio letto, quello è il mio letto. Risposte, mi arrendo, non la so. Mi arrendo, non la so. Il tempo, ci ho provato anch'io, ma il tempo non. Il tempo, l'avevo detta il tempo, ma l'hai sbagliata. La candela, non è vero, la candela. Oh, ciao, ciao. Il tempo. La candela. Ciao, C'è una candela giamaicano. nel motore, il gatto si è mangiato la candela, no? E mi dice buonasera, no? Quella è una canzone di Elio, quella canzone di Elio, quella lì. Ma tu a che ora vai in streaming? Così almeno lo diciamo a chi vuol passare da te. Gli Tutti i orari. giorni alle 16:30, mai in concorrenza con Cla. Mai. Anche perché io a quell'ora lì so lavorare, quindi non puoi fare in concorrenza No, su io quell'ora lì. c'avevo Cla e nelle realtà, nei club di GTA, ma nelle realtà a versarsi whisky. Vedi, 16:30 Jack che viene lì a dirti il cappello, Jack, il cappello, metti il cappello ad Arthur e Cla può festeggiare, drinkini e vari, vero?
No, Sì, scherziamo, dai. assolutamente sì. E questo, ovviamente hai anche un gruppo Telegram e pagina dove ti possono trovare. C'hai anche un gruppo Telegram? Sì, O, c'è un gruppo Telegram. Instagram, Ho un che gruppo puoi su postare. Instagram, sì. Sì, Lo puoi posso postare? postarlo anche Discord. Lui ha anche Discord, se volete. Ok. Assolutamente sì. Brutto problema, no, ce la facciamo, ce la Ahia, facciamo. come ce No, la no, facciamo? il problema è che devo riuscire a postarlo, Vabbè, perché non credo che sia hai ancora mezz'oretta, perché poi alle sì, ce 9 la faremo. Ce la faremo, ragazzi, ce la faremo, ragazzi. Ci riusciremo sicuramente, eh. E vedrete che abbiamo anche Instagram che lo sto usando poco. abbiamo, sembra che c'entro io, non c'entro niente. Abbiamo. Vabbè, dai, non è mai una cosa singolare, è una cosa per il gruppo, ovviamente Telegram, Instagram, ci sono delle idee. Su Telegram, beh, ci sono gli sticker di Jack Leone Max, te l'hai visti. Sì, Abbiamo sì, sovietante. parodie dei videogiochi sovietante, no, non abbiamo l'inno sovietico su Instagram. Non abbiamo Guarda, l'inno l'unica sovietico. cosa buona di quel posto lì è l'inno e basta. Cioè, questa Sì, è è la sua bello. pagina Instagram. Pagina Esatto, esatto. Instagram dove potete mettere like, follower, come si dice su Instagram. Penso che siano i follower, follower, sono i follower, non i post, sono i follower. E Gli adepti, praticamente gli adepti. metto anche foto di gatti, come potete vedere, metto Mette anche anche foto foto di gatti, esattamente. Poi ci sono gli adepti nel gruppo Telegram. Dove del possiamo... gruppo Telegram, che stiamo I, cercando di ottenere il link di Telegram, ovviamente, ci stiamo provando, gli adepti. sto provando, ci sto facendo tutto io, ce la possiamo fare. Ecco Sono gli qua. adepti. Mannaggia la miseria, mannaggia la miseria. Ok, non ci riusciamo, ma ci Non riusciremo. ci Ok. riusciamo, vabbè. Vado Cavolo. a barrare e aprire il punto esclamativo Telegram da me. Ah, sì, ok, no, ok. Allora vai a Se non si barare. riesce si bara, se non si riesce si bara, così. Vabbè, vediamo un po' Eh, se riesco a farlo io. Perché che, ma che, no, ce la che fai, dramma. ma no, ma Che vai dramma. tranquillo, che là, ce la facciamo, dai. È Giustamente. esploso Telegram. È esploso Telegram. No, dai, Telegram non può esplodere oggi, non può esplodere oggi. Ma non si può Resista un po'. esplodere. Comunque, devo dire, è piacevole essere qua, poter parlare di queste cose, questa carriera, tra virgolette, questo hobby da streamer che Questo mi è, fa. è il senso di queste interviste qui, comunque. Sì, è piacevole, È il ragazzi. senso. Questo qua è il senso appunto di queste interviste. Fare, diciamo, intervistare i piccoli canali, quelli buoni, che ovviamente seleziono io, ovviamente. Quindi, Ovviamente. ovviamente, quindi non è che uno mi manda, diciamo, la presentazione a mo' di Giorgio Mastrota, ecco, così poi lo boccio. Se ti mandano qualche materasso in casa, ti riempire di materassi, magari. Mi Riempi di mandassero materassi. qualche materasso, ben volentieri, ben Ah, sì. volentieri, anche qualche Qualche pentola, qualche pentola, materasso. mamma mia, ragazzi. Eccolo Lana lì, Merino. anche eccolo lì, hai preso il coso Telegram, hai preso L'abbiamo fatta, ragazzi. Tecnologia, che tecnologia, ce l'abbiamo Ma fatta. c'è un format che vorresti portare, ma che non è ancora portato, ma che vorresti provare a portare? C'è un qualcosa che Sì, ti piacerebbe fare? sì, mi piacerebbe fare argomenti più basati sulla spiritualità, ma Twitch non credo che sia il Mm, posto giusto, mm, purtroppo. Ma mm. non religione, non è. Volevo parlare di cose del tipo, chissà se esiste la vita dopo la morte, queste cose, ma fatte in maniera un po' più seria, un po' più seria, di studio, approfondimenti. E un'altra cosa, che invece è fattibile, è quello delle lingue. Anch'io volevo fare un po' di Duolingo, ma al momento di PC, quando faccio Duolingo, scatta, se lo faccio in Ma live. Sarebbe bello imparare un po' di lingue insieme, no? Parlare, magari facciamo oggi facciamo un po' di polacco e vedere un po' di roba pazzesca, ma per quello devi complicatissimo. chiedere a Revit, eh? A Revit devi chiedere. Ma lo facciamo cringiare, Revit, per vedere che io sbaglio in polacco, sbaglio No, tutto. no, dai, poverino. Così Ho ti capito, ma picchia. è così, no? Perché non lo so. Corso in tedesco in diretta, tipo, no, non ti bannano per il corso in No, diretta. perché? Ma no, ma È il tedesco, positivo. figlio, perché non puoi parlare il tedesco? È nuova questa novità qua, che non puoi usare il tedesco. Cioè, quindi questo qua delle lingue vorresti Mi portare. piacerebbe, però al momento non è un progetto attuale, diciamo. Per il resto io, come dico già, abbiamo deciso dei progetti in corso, diamo la priorità ai progetti in corso, perché i progetti in corso sono fondamentali, sono idee nate a lungo termine, si sono sviluppate e maturate bene. Gli altri No, vabbè, progetti si faranno col tempo, giustamente. sì, però dicevo così come
cioè, come tua idea, cioè non che li porti adesso, anche poi dopo, no? Anche altri giochi che vorresti portare? Vabbè, giochi, io vorrei continuare con i Resident Evil, Final Fantasy, portare un po' di roba. Da quanto Praticamente streami Jack, ti dice Jamaican? dal 27 marzo 2020 su Twitch, ero nel 2019 su Mixer praticamente, ma su Mixer ero in inglese, infatti molti di quelli che mi seguivano su Mixer oggi non mi seguono perché parlando in italiano non capiscono una parola. Li capisco ragazzi, li capisco, però sinceramente ho deciso di affidarmi ovviamente a questa comunità italiana di Twitch. È Ma un YouTube rischio. non l'hai mai provato, però. YouTube non l'hai mai voluto YouTube, provare. esatto, YouTube ci facevo le classifiche, che poi ho dovuto togliere, classifiche musicali delle serie Final Fantasy, purtroppo. Ho dovuto toglierle, ragazzi, ho dovuto toglierle. Purtroppo ho dovuto toglierle. Allora avanti all'anglo italiano, sì. No, Esatto. solo italiano, su Twitch parlo solo italiano, diciamo. E... Finisci Resident Evil 3 col controller al contrario, mani dietro la schiena. Sta cosa è veramente Ma già il controllo al contrario per me è impossibile usarlo, è una cosa incredibile in quel gioco. Va bene nei giochi di calcio, ma lì non ci capisco niente, ragazzi, come si fa? Ditemelo voi, è impossibile. Devi chiedere a Revi, perché io l'altra sera ho visto che così, col controller così dietro, ho detto, ma oh mio Dio, cosa fa? Ma Revi, secondo me, anche da bendato te li finisce Resident Evil. Io l'ho detto di farlo bendare. Ai mille di Revi voglio che lui si metta a farli bendato i giochi. Bendato. Meno male che Clan non lo chiede a petto nudo, perché lo facciamo bannare sto povero Revi. No, no, ma no, non voglio che venga bannato Revi. Cioè. Revi in bikini. Rebendato tosto. Cioè, lui aveva mutato Jack su Red Dead Redemption 2. C'è l'opzione al canale, siete stufi di sentire la mia voce? Potete mutarvi. Ma si può fare? Come ti puoi mutare su Red Dead Redemption? In che senso? No, l'opzione mio canale, io uso i punti canale per fare tante cose interessanti, controllo al contrario. Ma no, ma che cagata. Cioè, mutare per 3 minuti, io sto zitto. Non ci penserei neanche se fosse l'ultima cosa che mi rimane sul canale. Ma perché per me è difficile, perché mi viene poi da dire qualcosa. Infatti dico, e poi mi fa, è come quelli che mettono bevi. È come quelli che mettono bevi con i punti canale. Ma se io sto crepando di sete, io me ne frego cioè, dei punti. No, è utile. Ma no, ma io bevo sempre, no, anche adesso. Beh, te ti ricordi, sono io che non mi dimentico. Io magari mi dimentico e poi leggo bevi, dico, oh, giusto. Perché io c'ho mal di gola se non la... Ecco, appunto, se io non bevo, cioè poi mi viene mal di gola, capito? Ecco, allora Revi dice, la bevi, sta bevendo. Tra l'altro è buona anche, non è? È acqua buona, ragazzi. Non è acqua di fogna. Un po' di vodka, non liscio ovviamente perché nell'acqua. No, è davvero imbarazzante, non puoi farlo su questo canale, il canale disabilità e creazione delle clip. Esatto, perché questo è un canale serio, non è come quell'altro. Qua perché... No, perché Cla già si immagina angolo, cioè vediamo Cla, non lo vediamo quando gioca, no, lo vediamo quando gioca con Eurotrack. Vai, sì. Ho tirato giù la multa, sì. È la guizza da muratore, sì. No, in realtà è acqua Sant'Anna. Il cicchetto, sì, è acqua Sant'Anna. Promozione. Sì, adesso domani la Sant'Anna avrà uno stock rialzato in borsa, ovviamente. Domani mi denunciano per aver citato. No, saranno fieri di te, dai, sono fieri di te. Scusa, che tipo di giocatore sei te? Sei moderno, tipo sei molto favorevole all'online, oppure sei come me vecchia scuola che non li sopporti? No, pochissimo. Come vedete dai giochi che gioco io, quasi tutto offline, a me piace la trama, l'immersione, il gameplay, l'emozione di giocare per conto proprio una storia e non... no, perché so che a Cla piace aspettare in sala d'attesa, che siamo in 4 e si gioca ieri sera. No, infatti. Ma io gioco anche un po' online perché adesso che ho anche la linea buona, mi fa piacere. Sono stato per anni senza la fibra, non mi hanno dato neanche sta fibra, e adesso sono arrivato con la fibra, voglio giocare online, ma poi... Però sei più vecchia scuola te. Vecchia scuola, alla grande, ragazzi, uno di quei giocatori che ama immergersi nel gameplay, studiarsi ogni singolo manuale del gioco,
è in giochi come Skyrim leggermi ogni libro, e sai che i libri di Skyrim ti portano avanti 10 minuti solo di lettura, e poi ovviamente infatti i miei giochi preferiti sono tutti offline, non c'è un solo gioco online che posso dire questo è fra i miei preferiti, neanche uno dei miei preferiti. Alex dice Fortnite, fantastico, quante partite che abbiamo fatto io e Cla su Fortnite. Che schifo, manco uno. No, disinstallato. Ne ho fatte 6 con Pietro, poi ho detto cos'è sto schifo, ho tolto, finito, mai più, non l'ho neanche mai più voluto calcolare. Sì. Poi ieri. Sì. Sto leggendo un commento sensato. Jack è in paradiso su Red Dead Redemption 2 perché c'è l'opzione studia, puoi studiare gli animali, in pratica vai lì e dici c'è un tordo, no, non c'è il comando tordo. Comunque c'è l'animale che corre e dico sto studiando un tordo, poi va veramente, ti pigli il tordo, ti pigli il corvo, la gallina e ti studi gli animali, ti insegna cosa sono gli animali, tutti i tipi di cani, di gatti, fantastico, di cavalli, è bello ragazzi, è bello, vivo l'offline, veramente. Tutti offline giochi adoro, sì, perché l'offline alla fine è meglio. Cioè, secondo me online devi stare attento all'altro giocatore, devi aspettare, come ieri sera con io e Jack siamo messi a giocare a GTA, non siamo riusciti a fare niente perché erano tutte pieni ora di attesa, e quando c'era l'unica che abbiamo fatto, c'era uno scemo, un debilitato, ok, che praticamente va a sparare alle guardie e si fa rifare tutta la missione da capo. Che stress, incredibile, non l'abbiamo finita. Io penso di averlo maledetto in ogni lingua. Io ho dovuto trattenerlo perché lui voleva scrivergli messaggi in italiano. Avanguru, tutti i io a un certo punto gli ho detto a Jack, adesso mi incavolo e gli bestemmio sulla play. A questo qui magari dice io sono giapponese. poi alla fine mi ha detto che non era il caso, perché non era neanche italiano, secondo me quello lì, diciamo, no hablo italiano, fascia da, non si dice, okay. E allora mi ha detto no, ma lascia perdere, io gli avevo già scritto le bestemmie come faccio io su Tech Online. Io mi scannavo su 360 ogni volta che perdevo, subivo una kill a Gears, dicevano you noob, disinstalla il gioco. Io mi scannavo e scatenavo tutti gli insulti possibili che non erano neanche bannati dalla 360. Poi io ti aspetto anche sui retro con quel sito che ti ho passato, con quel programma, sì. Appena poi bisogna capire come farlo funzionare, così puoi venire su Tekken anche te, su Tekken 3. Bello, possiamo farci una bella battaglia Tekken 3. Te l'ho mandato, sì, io te l'ho mandato. Ma c'è anche i giochi Play 2, c'è anche Tekken Tag Tournament 2. Sì, con quel programma puoi giocare con la roba retro insieme ai giocatori. Retro game è bello, ragazzi, retro game è bello. Si chiama Parsec, quello che Parsec, sì. Parsec, sì. Salva. Ecco l'unico online che mi piace un pochino, Tekken. Bello. Sì, Galvo, si chiama Parsec, penso che devi installarlo, ma non lo so usare. Devo ancora provarlo, io sono fermo sui vecchi cari emulatori single player, al momento, per il retro game. Io poi ho visto anche questo cambiamento dei videogiochi, perché noi siamo cresciuti alla fine della fiera con un altro tipo di gioco, e eravamo anche altri tipi di giocatori. Mi sembra che adesso è molto cambiato, molto più veloce il gioco. Cioè, non so come anche te la sei. È tutto velocizzato, è tutto un altro tipo. Anche, cioè, l'immersività è difficile da ottenere oggi. Ci sono dei giochi che sono molto immersivi, ma non tutti i giochi sono immersivi. È tutta una questione di interfaccia, segnalino sulla mappa che ti dice dove andare, tu devi soltanto guardare la mappa, fai il segnalino. Prova con i giochi Play 1 a avere il segnalino sulla mappa. Ma c'era Metal Gear Solid che è anche portato tu, tra l'altro, ma quello lì non era mica così facile. Oppure c'era Pandemonium, te lo ricordi Pandemonium? Pandemonium, quello con la ragazza, sì, me lo ricordo. E dimmi quello lì che era facile. No, io avevo di platform, avevo Jax, mannaggia ragazzi, Jax, che devi capire dove cavolo sta il telecomando di quella missione, dov'è, poi scopri che devi arrampicarti, leccare, perché è una geco, quindi lecca, tira fuori la lingua e si appende là in sopra, e poi dietro la barra di livello horror c'è il telecomando. Dici no, ma chi andava a pensare che era là veramente? Domanda per Jack:
cosa ne pensi che la tua maggior parte della comunità va a scuola e tu hai instaurato un rapporto con loro, noi aiutandoci e parlando della scuola? Sì, penso che sia una bella cosa. A me piace, io non guardo molto in faccia all'età delle persone, a me piace parlare cioè io già da piccolo avevo gli amici adulti, già da piccolo mi piaceva parlare, perché non mi importa a me dell'età delle persone, io guardo anche la maturità delle persone, maturità che a Anch'io. volte c'è, può non esserci, può esserci parziale, non importa. Comunque il fatto di poter fare dei discorsi, è chiaro che non è che vado a parlare con un mutellone qualsiasi che dice Ma bello vai, che te ci sei iscritto. Mamma mia. e passo pure a salutarlo, però è duro avere Mamma mia. discorsi. No, beh, cos'è la scuola? Ragazzi, è bello, comunque vedo anche ragazzi che dicono mi dai una mano con i compiti, ma perché no? Perché no? No. Tanto apro Google e vado a vedere cos'è un complemento di termine, visto che non lo so. Apro Google e dico, ah, guarda, la risposta è questa. È facile, ma perché è bello, ragazzi, interagire, alla fine siamo tutti... Io penso che siamo, almeno parlo per me, mi considero ancora un eterno ragazzone, un ragazzone cresciuto, che ama ancora quei videogiochi e che ancora si scanna per questioni di calcio, del tipo... Ma secondo me è una brutta visione questa del tu giochi ai videogiochi, quindi sei immaturo. Una brutta visuale questa. Cioè, Dillo alla non mia che, ex. Dillo alla mia ex. tu ex, se me la fai presentare, guarda che la mando a fare in culo. Che ci vuole. Guarda, ci ho già pensato io, ci ho pensato Ah. io. No, non voglio far dissing. No, ma no, a parte tutto, ma è brutto questo messaggio che si passa che chi è più grande non può giocare ai videogiochi. È come quelli che leggono i fumetti. È Cioè, un bruttissimo messaggio. Sì. io compro i fumetti, ma li compro, cioè, da anni. Ma sei grande per i fumetti, ma prendi tutti i soldi sui miei. Anche per i fumetti. Sei troppo giovane per i collezionabili dischi 33 giri. Sì, mi hanno detto che i vinili non posso Censura. prenderli perché sono troppo giovane. Oltre che, ma che te ne fai? Dio, bro, sei troppo giovane, bro. Dio mio. Oddio, c'è mia sorella che mi chiama così. Non ce la Tua faccio. sorella è più piccola, quindi. Sì, Bro. quindi si chiama bro, che dicevo, ma parla un po' No, italiano. no. Parla italiano. Lo vedi che su Twitch intanto arrivano ciao bro ciao e io dico ciao bro. No, quindi hai ragione sulla maturità. Sì. La maturità è qualcosa che comunque è bello fare discorsi, poi ovvio che ognuno ha le sue passioni, poi anche il fatto che non bisogna mai rimanere troppo indietro, perché persone magari arrivano a 30 anni come noi, magari non perdono di vista i meme, non sanno, non si informano, non ne frega niente, invece io, signore Limoni, signora! Scusate, questo lo odio, ma bisogna sapere le cose. Saperle un po' come mi continuano a scrivere in chat non c'è Covid, ma che è sto non c'è Covid, ma che è? Poi vado a vedere e mi trovo sta tizia qua che dice non c'è Covid. Ecco, ho capito che cos'era il meme, ragazzi, ho capito. Il meme è la degenerazione della nostra società basata sulla nostra decadenza socioculturale dell'Italia, vero? Ma fa sì, fa segno di sì. O potrebbe essere sì, oppure c'ha non so, al posto al posto della mia faccia si è messo davanti, non so, Luna di Harry Potter, Hilary Duff, e sta facendo così. Sì. Daff, cioè, penso che se la becco me la sposo subito. Sì. E lascia entrare Ascanio dall'8 di gennaio. Poi molti giochi sono molto sbrigativi dal punto di vista della trama. Sì, alcuni giochi sono corti. Non so se invece alcuni, tipo Final Fantasy, sono lunghissimi. Quelli di quando giocavamo noi, Adesso... Sì, allora, Final Fantasy PlayStation 1, 50 ore, 80 ore, 100 ore, sono infiniti. Final Fantasy 7 Remake, 20 ore. Non solo, alcuni giochi anche meno di 20, alcuni giochi sono 10 ore addirittura. Resident Evil 3 Remake, breve anche quello, una passeggiata. Tu pensi, sono a metà gioco? No, sei alla fine. È finito! È appena iniziato ed è già finito, per fortuna. C'è la rigiocabilità, le armi infinite, sto andando in giro col bazooka, armato fino ai denti, cercare di fare un'ora e 45, finire un'ora e 45. Capisco quando arrivi e dice, ma mi gioco il gioco intero stasera. Lo capisco. Un'oretta, puff, finisci il gioco. Ma addirittura c'ho dei giochi che durano 3 ore, appena 3 ore. The Order 1886.
Ma tipo Red anche Dead- Abzu dura 2 ore, 2 ore e mezza. sì, e il gioco del Cat Quest, chissà quanto durava, no? Cat Quest è forse un po' di più perché io ho fatto 6-7 ore forse, però aveva tante missioni, era giocabile abbastanza bene. Ho Sì. poi finito l'università, mi sento vecchio. Class A, la mia maturità quando organizzavo le invasioni contro i Buzzuri. Ah, sì, sì, mi ricordo. Per non Sì. nominare, sì, sì, mi ricordo. Sì, Sul sì. gioco che mi ha costato Alex di guerra online. Bel gioco, ma si può nominare il gioco, ma non si può No, dire. sì, 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 carino. Io leggo sia fumetti che videogiochi, eppure la gente colleziona giochi di casa. Sì, non so, evidentemente per loro l'età è una cosa importante. Gli Vabbè, altri io che... comunque Vai, vai. vorrei soffermarmi su una cosa che io ho molti coetanei che invece, ma per me sono anche i più giovani, ma per me molti coetanei che invece ho un amico che è un mio grande amico e gli sono grato che mi ha insegnato anche a suonare il pianoforte, tutte queste cose. Praticamente c'è questa generazione un po' della mia che i loro acquisti sono annuali, sono PES, FIFA, magari COD, ma magari no, PES, FIFA, quindi 2018 PES FIFA, 2019 PES FIFA, 2020 di PES FIFA. Magari prendono un gioco, ma non lo finiscono perché ci sono i trofei, puoi vedere, non li finiscono. E dico, ma io non voglio fermarmi così a diventare il classico che ogni anno si piglia solo PES e FIFA. Ma ragazzi, sono dei bellissimi giochi, ma non si ricordano quando su PlayStation 1 usciva un gioco che non sapevano cos'era. Cos'è questo Metal Gear? E ti trovi un gioco dove ti nascondi dentro lo scatolone, scappi dai nemici, dici, ma che figata! Cioè, Mi ci sono ancora ricordo. oggi i giochi belli, ci sono ancora oggi i giochi mainstream, ma soprattutto oggi che ci sono gli indie, c'è giochi come Stardew Valley. Il gioco Stardew Valley è una figata pazzesca. Dimmi te, Galvo, sicuramente lo conosci. Stardew Valley, che è un gioco dove praticamente tu entri in questo villaggio e devi coltivare il terreno e allo stesso tempo frequenti le ragazze o i ragazzi in base alle Cioè? amicizie, beh dai, le amicizie. Ah, vabbè, Stai allora pensando, te cosa stai pensando? E iniziano a niente. raccontare i problemi della loro vita e tu li aiuti, e tu li aiuti. Jack e Clavi consigliano Undertale. Ehi Jacopo, esci da questo corpo. No, scherzo, ce l'ho già, l'ho comprato su Steam. Non lo Undertale. conosco io, non lo conosco. Viene criticata per cose minime, sì, vabbè, la gente lascia ok. Io, io di Red Dead Undertale conosco Redemption? una cosa. Mm? Sono 150 ore di Red Dead Redemption 2. Sì, The Horde Eh, è meraviglioso. Non l'ho mai provato The Horde, io lo volevo comprare, poi non l'ho comprato. È veramente io di- corto. La mentalità di questi tempi in Italia, questione di cultura. Sì, ok, che criticano. Sì, vabbè, io volevo comprare dei vinili, Jack, volevo iniziare a comprare i CD e i vinili. Mi hanno detto, non comprarli, che te ne fai? Vabbè. E ci ho detto, ma li ascolto? Ma sì, ma li trovi su YouTube. Oh, sì. caso, ma li potrò comprare i vinili? Non posso neanche comprare i vinili, perché poi ti danno del vecchio. Perché a me hanno detto che se compri i vinili sono vecchio, vabbè. Vabbè. Va Non è via. un paese per vecchi, non è un paese per vecchi. Dai, Genova è pieno. Entri come Clint Eastwood, voglio un vinile. Ah, no, tanto gli direbbero anche a lui che è sbagliato. Ciao Esatto. Alex, bellissima live. Ciao Alex. Grazie, apprezziamo, apprezziamo. Comunque Grande per Alex. Undertale, Revil, ti dico una cosa, Undertale conosco solo una cosa, il modo di parlare, e poi... Scusa, Layers of Fear? Te la butto Lei... lì? Oh, mamma mia, Galvo mi fa venire non so Dragon cosa. Quest. Oh, mamma, la gente deve conoscere più giochi come Persona, Shin Megami Tensei, belli. Mannaggia che quest'anno esce Lucifer Skull, esce Shin Megami Tensei 3 su PlayStation 4, ragazzi, e io lo Come voglio prendere. È il ho gioco paura di difficilissimo. Ho paura di Cla. Io comincio a studiare. comincia a studiare che ti conviene. La mia ragazza ha di soldi Avril Lavigne, viva gli anni 90, grande l'Avril che faceva Girlfriend. Avril Lavigne è un tocco di gnocca pazzesco, Sì. ma è più Hilary Duff. Hilary Duff è topa proprio. Io sono Che per tra Lene l'altro Marchi. io la stalkerò sempre, lei, cioè, nel senso buono, eh. Cioè, ci metto sempre like alle foto, gli scrivo sempre sposami, ma purtroppo non Io sono è della generazione impegnato. Lene Marlin. Lene Marlin Ah, ma Lene Mali io l'ho conosciuta a Genova io. sì. Avevo il poster nascosto, perché avevo il poster nascosto, in realtà tenevo nascosto dentro il contenitore dei fogli della stampante e ogni volta ammiravo questa qui bionda, con i capelli corti, dicevo bellissima. E io avevo sta fantasia, pensavo che se vai in Svezia sono tutte così in realtà, a Vabbè, non lo trovarmi so. di Lene Marlin.
Io l'ho conosciuta a Genova, TRL a Genova, ci avevo fatto anche la foto e avevo chiesto il numero, però poi mi sa che il numero non me l'ha dato, ma ha dato solo la foto. Ho detto ci sentiamoci, ti invito io, ti diceva, ti invito io, no. No, ci avevo detto senti un po', ma proprio in italiano, manco in inglese. Ci avevo detto senti, ma io voglio il tuo numero di telefono, così proprio. C'è una sola ragione per cui mi ha dato il numero, Cla. C'è una sola ragione, perché io ero geloso. Per quel motivo lì. Vedi? Hai capito? Non dare il numero a Cla, non dare il numero a Cla se te lo chiede, non dare il numero. È un disgraziato, non si può. No, è che Cla è uno sciupadonne, sciupa femmine, ma no, io purtroppo non sono uno sciupa femmine, perché guarda, quando ne è una pensi questa è la donna della mia vita e poi dopo no, non lo è. Però ci credo, in quel momento ci credo, ci voglio credere per quei 5 minuti. Ai tuoi 1000 cosa vai sulla pagina Instagram di Lene Mali e iscrivi il tuo amore per lei. Ai 1000. I love you Lene, I love you, come ma no? lo fai? No, I love you, no, come no? I love you. No, avevo capito che non ci volevi scrivere. Poi mi banna. Ma no, e dici sono un tuo grande fan da quando uscì quel CD, se no poi lo scrivi a Abdullah, o a lei o a Abdullah scrivi sta roba. Preferisco scrivere a lei, scusa, a 1000 ragazzi, a 1000, dai che siamo vicini, no, non è vero. Quindi fatelo arrivare a 1000. Fate arrivare a 1000 anche angolo del videogame, che sia più vicino, dai. A me specialmente, poi gli altri dopo. Ricordiamoci la promessa esatto, ricordiamoci la promessa che ha fatto Cla di diventare milanista a 1000. No, non l'ho mai fatta io sta cosa. No. Lo vedremo con la divisa del Milan e dire San Gennawi. No, scherzo. Lo vedremo a dire viva il Milan e meno male che c'è stato Vampeta che ci ha fatto perdere lo scudetto. Meno male. Stai parlando della 20ª squadra di Milano, vero? No. Vabbè, una lumaca viene grattata da una formica, poi c'è il cambio e la formica gratta la lumaca. Ma cosa le gratta che non hanno neanche le unghie? Poi ci sono 3 cambi. Quante volte la formica è stata grattata? Beh, se sono 3 cambi è stata grattata 4 volte. Ciao, buonasera. Ciao, buona cucinate e soprattutto perché lui è chef, quindi lui è esperto in cucina. Per essere passato. Ciao giamaicano. Grazie ancora per la compagnia. A me è venuta in mente una domanda, ma tu ti sei un po' mai ispirato a qualche streamer o hai preso magari qualche spunto da qualcuno? No, io l'unico, ma non è che lo streamer che mi ha ispirato, è che vedevo Zeb su Crash e vedevo come lui sclerava su Crash, ma per me non c'è bisogno di vedere Zeb per sclerare su Crash. Ragazzi, non c'è bisogno di vedere Zeb. Se voi giocate a Crash Bandicoot, voi sclerate automaticamente, ve lo assicuro. Col primo solo, perché gli altri sono l'unica cosa è che intanto mi scappa la frase volevi, che questa non è mia, volevi non è mia. Però per il resto. In realtà Riperoni tu no, dici sempre. No, Riperoni l'ho creata io, non è vero. Riperoni è una frase creata da Twitch, perché se voi cliccate sul pulsante si chiama Riperoni. Positive Vibes, oppure Positive Vibes. Quella la usava uno streamer che conoscevo io 3 anni fa. 3 anni fa usava vibrazioni positive. Strano, perché invece c'è gente che dice che l'ha creata loro. Ma magari sì, magari hanno fatto fuori lo streamer che l'aveva creata e sono presi i diritti, giustamente. Eredità, no? Come qualcuno si piglia la... tornare sul sito Viola. Arancione? Sito arancione? No, ha detto il sito Viola. Ma no, okay. Ma non si può dire sta roba. Quindi tu non andrai mai a streamare sul sito arancione? No, io sono in esclusiva del sito Viola e di quello bianco-rosso, che sarebbe... Non è il sito di Piacenza, è YouTube. Si può dire YouTube su cui sì, si può dire. Ma penso di sì. Revil dice, no, non si dice quel sito, si chiama IT, si chiama YT. Ma cos'è che ho sbagliato? Revil, cosa ho sbagliato? Allora, una lumaca viene grattata da una formica, poi c'è il cambio, si danno il cambio, la formica gratta la lumaca. Poi... Hai sbagliato la risposta all'enigma. Per me ci sono 3 cambi, viene grattata 3 volte, non 4, hai ragione, 3 volte, mannaggia la miseria, 3 volte. Scusa, ma tu cos'è che cambieresti un po' su questa piattaforma? Perché cioè, alla fine si traduce sempre in tante parole, come abbiamo già trattato sulla live su Twitch, ma tu cos'è che cambieresti personalmente su Twitch? Allora, io vorrei
Vorrei che Twitch avesse un canale come aveva Mixer, un canale dedicato agli streamer piccoli, che mettevano un canale, uno showcase, sai presente quando lo zapping? Sì. La tua ora di gloria, o anche mezz'ora, ti mettono mezz'ora, tu scopri che il tuo canale è stato ospitato da questo canale, e Mixer era questa cosa qua. Poteva succederti veramente che tu, non importa se avevi 50 iscritti, 10 iscritti, 2 iscritti, potevi finirci dentro ed essere in quel momento, era il tuo momento. Io farei una cosa del genere, potrebbe far scoprire in Italia delle persone che non conosciamo, invece di fare lo zapping noi e cercare sfoglia dei bravissimi talenti, li possiamo scoprire così. Sarebbe bello, perché c'è già abbastanza scenario per i big. C'è tanto scenario per i big. I big sono sponsorizzati ovunque, ragazzi, perché hanno la partner, sono in home, ma i piccolini, veramente, sarebbe veramente bella questa cosa. Trovare magari uno che sta portando FIFA, magari uno come Coin, appunto, che è bravo football manager, che ti parla bene di squadre, magari Revil che ti parla Resident Evil, Cla che praticamente va a Eurotrack, ti fa vedere che è un buon guidatore. E io magari dopo che sto giocando, che ne so, sto giocando a Red Dead Redemption 2, inizio a dire, è bellissimo questo dettaglio, mi viene voglia di raccontare la storia dell'America dell'epoca. No, potrebbe questa roba qua. Però è anche nella mente e anche nel pubblico che tu parli di cambiamenti strutturali della piattaforma, ma alla fine è anche il problema anche di chi c'è sulla piattaforma. Cioè, questo che non si capisce forse, secondo me, bene. Sì, ma guarda, il problema è della gente, secondo me. Perché sì, ok, la piattaforma, ma è la gente che è sbagliata per molti versi. Perché quando tu parli di collaborare, e tu lo sai, alla fine è una parola, perché a parte gli altri col quale magari uno lo propone, non è d'accordo, perché o vogliono buttarsi in qualche hashtag, magari con qualche truffina dietro, o magari soliti iscritti di cambio, osto te, bla bla bla. Ma o le squadre, non squadre ufficiali. Le squadre ufficiali le fanno i big. Le squadre non ufficiali. Sarebbe una bella idea, ma purtroppo, cioè, se cambia la piattaforma, ma la gente è quella. Secondo me, cioè, è giusto quello che dici, però secondo me, non so cosa ne pensi te. Penso che sia il problema sia appunto il fatto che comunque è difficilissimo perché specialmente noi italiani, principalmente, non voglio criticare gli italiani, sono italiano anch'io, italiano di padre, italiano di madre, non sono italiano al 100%. Certo. Il problema è che purtroppo con noi italiani c'è questa questione del focus ridotto, il focus ridotto. Ad esempio, tu porti un gioco che ha la trama, non te lo possono seguire perché magari ci stanno 10 minuti, poi vanno fuori, vanno a fare altro, vanno da altro, magari passano molto tempo dai big, passano la maggior parte del tempo dai big. Sti cavoli big non ti guardano neanche chi sei, sei un +1 della loro chat, non dico tutti. Sei dei soldi, no, sei dei soldi che per loro non conti niente, vogliono soltanto che ungi. Ormai molti B preferiscono giocare con i soliti forum, ma quello è ancora il meno. Io più che altro vedo gli stessi che stanno anche un po' crescendo, vedo vedere sempre gli stessi giochi e iniziano a portare questo, iniziano a portare sto gioco qua, poi l'altro gioco, poi ovviamente non può mancare ovviamente la sessione di mannaggia, come si chiama quel gioco, Apex, poi inizia a arrivare la sessione a Super Seducer, perché se non porti Super Seducer mica sfigato, invece deve portare Super Seducer a fare il cretino, perché se non fai il cretino non ce l'hai, e dico che cavolo, ma non ce l'ho con chi lo porta, ce l'ho con questo trend che sono sempre gli stessi giochi ripetuti da questi big. E allora cosa siamo in pochi veramente che portiamo i giochi? L'altra volta mi hanno detto, ma sei l'unico che sta portando Assassin's Creed Revelation. Almeno qualcuno lo porta in Italia, a me me lo portavano, me l'avevano detto sta cosa con Skyrim, me l'avevano detto, sì. Ero uno dei pochi che lo portava. Già che la risposta è zero, non si bravo. Perché non possono grattarsi, è quello che ho detto anch'io prima, non hanno le unghie, con cosa si grattano, si fregano sopra e gli viene fuori un'altra cosa, non dico cose che non si può dire. Scusatemi, la cosa della formica, insomma, un po' sbagliata come cosa. No, quindi è giusto il tuo cambiamento, ma secondo me rimane sempre un'utopia. Non so se anche hai visto le regole nuove. Sì, le regole, ma al momento non c'è questo cambiamento. Io dico sempre che c'è questa gestione, la Microsoft ci aveva visto bene su Mixer, poi non so cosa è andato storto purtroppo, perché veramente avevano fatto una bella piattaforma. Twitch è bella,
È di Amazon, è una figata che sia di Amazon. Amazon, cavolo ragazzi, è il numero uno del web al mondo, non è che stiamo parlando di una piattaforma piccola. Sì. No, è vero, ma infatti assolutamente. Allora ti dice una lumaca viene grattata da una formica, poi c'è il cambio e la formica gratta la lumaca, poi c'è il cambio. Mi sono fatto No, vedere. con Yakuza, volevo riportare Yakuza. Ma sì, ma Yakuza uno è deve... bello. Sì, a me non mi piace tanto, ma cosa mia personale. Streamer che non nomico, mio amico, lo conosce anche Cla, ha portato Yakuza 0, uno Ma seguiva, chi? Ma nessuno. chi? Jerux, non è, Ah, diciamo. sì, Jerux, Non lo sì. seguiva, e lui ha fatto bene a portarlo, ha fatto bene, ma non lo seguivano, perché Yakuza è un gioco che non tira in Italia, il fatto che comunque lui traduceva in italiano il gioco, traduceva tutte le frasi, ma non tirano, purtroppo anche porti un Final Fantasy, magari, ma che è sta cosa? Porti un Persona, ci sono pochi, meno male che c'è qualche semi-big che lo porta, Persona 5, che l'hanno fatto conoscere. Se non era per loro, veramente Persona neanche sapevano cos'era in Italia, meno male, meno No, male. no, ma infatti, guarda, sono d'accordo anch'io su questa cosa. Però, come ti ho detto, alla fine sono sempre le persone che fanno la piattaforma, quindi è sempre un po' il pubblico che purtroppo... Io cito sempre uno che avevo portato in radio ospite, che mi aveva detto, ma l'italiano è caprino, mi aveva detto. Cioè, lui l'ha detto, E io ho detto, ma no, dai, è impossibile, ci fa lui. Guarda, vedrai che prima o poi cambierà idea. Ad Sì, oggi ho cambiato idea. sì. Quindi, allora, qua Aveva sono le... ragione. Vai, dimmi. No, dico, io ho visto come funziona nel mondo inglese, sono veramente delle famiglie, anche canali piccoli, sono delle famiglie, ma si sono veramente legati uno con l'altro. È una cosa che stiamo cercando di fare io e Cla, ad esempio io e Cla, siamo sempre in orari che vediamo, e io evito tantissimo, io potrei farle alle 7, ma non voglio fare alle 7, comunque io anche con gli altri mi metto d'accordo con gli amici di evitare di fare le live, e però vedi che già tanti non dicono ma la facciamo adesso, boom, salta tutto, salta questa sorta di schedule che si cerca di fare, è difficile perché non si riesce. Io la cosa che avrei voluto fare è tipo un gruppo Telegram oppure un gruppo proprio di soli streamer, però non lo farei adesso perché diventerebbe uno spam continuo. Viene da me. Spam dei canali a non finire. Esatto, perché c'è delle persone che hanno provato a fare un gruppo di supporto, ma non spam. Questo gruppo Telegram non se l'è filato mai più nessuno. E siccome non ho voglia di fare ste robe per poi dire va bene, ok, preferisco non fare nulla. Mi limito a fare queste interviste con i canali che scelgo io, chiaramente, non con gente che si offre così. Perché se faccio un gruppo Telegram di soli streamer, io ho paura che venga a fare una porcata. Sì. Perché comunque è impossibile, noi ci affezioniamo comunque alla piattaforma, Ma perché la chi? piattaforma Ah, sì, noi, sì, 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 ma sì, cavolo, ci passiamo 15 ore ogni settimana, ci passiamo più o meno, 15 ore. Perciò ti dico, stiamo 15 ore a fare streaming, è chiaro che ci piace, 15 ore solo da streamer, più tutte le ore da spettatori, dove si frequenta lo streamer che piacciono a noi, ognuno ha i suoi preferiti ovviamente, ma dico, è normale affezionarsi, è ovvio che avremo delle proposte costruttive, però il problema non è che possiamo ancora averle. Se invece c'è un big che magari ha un'idea, magari le sì, si vede vabbè. perché Sì. lui comunque... Ciao Core. Ciao Core. E chi se Ciao. corre? Ciao Core. Allora, Scordiamoci il passato. Ho capito. no, allora cuore mio proprio. No. Sta una piccola squadra, ma non funzionerebbe. Ho visto che molti sono proprio... Ma poi magari anche noi nel nostro piccolo siamo un po' egoisti, perché tutti siamo un po' egoisti col proprio canale. Sì, Però... ognuno viene vederlo crescere, ognuno, è inevitabile, non posso negarlo, io non voglio negarlo, io non Ma voglio io fare anche, no, ma io anch'io. in realtà preferisco gli altri a me, ma che cavolo, no, ognuno Ma pensa a se no, stesso. ma figurati. Sì, vabbè, però sai, da solo sei uno. Sei uno. Se avessi della gente un po' più di supporto, magari ne sei più uno, sei 10. Non è molto, ma almeno, capito? Io Quindi, lo sanno è da tutti. mesi che continuo a dire, sto cercando qualcuno per giocare a Way Out, e non trovo nessuno che vuole giocare a Way Out con me. Ho trovato, meno male che c'è Revil, bisognerebbe fargli la corona in testa, di spine però perché è cattivo. Praticamente Man of Medan che mi ha dato la sua disponibilità piena e io dico, adesso quando finisco la single player potrò finalmente giocarci con lui, dire che bello che c'è qualcuno che ha accettato. Ma è Già, vedi. difficile, ragazzi, è difficile, è un caso. Ad esempio, non Vediamo. pensa io e Cla, diciamo sempre,
sarebbe bello fare i colpi in GTA 5 online, cioè i colpi in GTA 5 online. Ti offri grande Galvo, poi ne parliamo. Grande Galvo, sì. E poi vediamo. E dico, è difficile, ragazzi, trovare, difficile, vedete, organizzarsi. Dico, ma se non ci si riesce a organizzarsi su queste piccole cose, come si fa a organizzarsi? Figuriamoci a fare un gruppo di... Ma dai, onestamente non verrebbe. Onestamente non verrebbe, e noi lo sappiamo benissimo. Qui sono le 9, quindi io ho finito le domande per oggi. E io ho finito le risposte. Tu hai dato tutte le risposte. Io sono stato contento di averti finalmente ospite qua. Quindi, è stato un piacere per me, è stato bello. Da spettatore delle prime due, essere qua. È vero. Unica, ragazzi. Questa è la terza. A parte che tu vieni sempre quando si fanno i discorsi seri. Quindi... Appunto, bello. Io ci sarò ancora altre volte, ragazzi. Spero. Su che argomento. Chissà cosa si ricorda ancora un po' quando vai in live. Cioè, ricorda un po' tutti i tuoi contatti. Vai. E non sarà stile 166. Ogni pomeriggio dalle 16:30 alle 18:30 su tutti i giorni sul canale Jack Leone Max, tranne il sabato che non mi troverete al pomeriggio, ma alla sera, dopo che finisce Angolo del Videogame o Pensieri oltre la barriera, dopo che finisce lui, siamo tutti su Serata Horror. Potete parlare un po' 166, un po' 166 Ragazzi, era il mio lavoro. Avete il contratto? Chiamate qua. Firmate il contratto. Firmate il contratto. Sembra proprio una roba proprio sporca, sembra. Datemi le vostre anime. Sì. Allora, io direi che per stasera abbiamo concluso. Io ora faccio il ride. Se ne avete uno, se no andrei da solo. C'è Vampeta in live. Sembrava il presentatore di Radio Maria, ma chi io lui? Grazie. Non so, c'è Xeno se vuoi, ma chi vuoi te veramente? Io l'ho fatto l'altro giorno. Ghost? Andiamo da Ghost? Va bene. Ma il film Ghost? È il film, è Revil? Dobbiamo fare il vaso insieme, facciamo il vaso insieme. Sì, va bene, dai, andiamo da lui, dai. Il mod di Revil, ok, il mod di Revil. Sì, va bene, andiamo tutti da questo ragazzo qua, ragazzi. Grazie, ragazzi. Io ti ringrazio della tua presenza, Jack. Ma grazie a te per le domande, è stata bella. E noi ci becchiamo ancora più tardi su GTA a far casino. Ciao ragazzi, grazie a tutti. Ragazzi. Domani vi aspetto sul primo canale, facciamo un po' di retro. Grazie a tutti, ciao. Ciao e forza Milan. No, non si può dire. Ho concluso bene. Aspetta che chiudo, se no facciamo come l'altro giorno.